Firenze, uomo aggredisce un giovane per un colpo di clacson e lo manda in ospedale. A Firenze un episodio di violenza improvvisa e apparentemente insensata ha sconvolto la quotidianità di un giovane studente di 24 anni, vittima di un'aggressione scaturita da un semplice colpo di clacson. L'episodio si è verificato in via Cavalcanti, nel primo pomeriggio di lunedì, e ha lasciato dietro di sé un ragazzo ferito e profondamente scosso, un'auto distrutta a pugni e un aggressore ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione fornita dallo stesso studente ai carabinieri, tutto sarebbe iniziato da una normale situazione di traffico urbano. Ero in via Cavalcanti poco prima delle 14, ha raccontato, quando una macchina si è portata molto oltre la linea dello stop, forse per cercare di vedere meglio, visto che c'erano delle auto parcheggiate che ostruivano la visuale. Per evitare che avanzasse, le ho suonato il clacson, solo per segnalare di fermarsi, niente di più. Il giovane ha descritto quel gesto come un semplice atto di prudenza, un richiamo cortese e istintivo, di quelli che si compiono ogni giorno nel traffico cittadino. Tuttavia, per ragioni incomprensibili, il segnale sonoro ha scatenato una reazione di rabbia incontrollata nell'altro automobilista. Il ragazzo ha poi proseguito il racconto, spiegando come pochi istanti dopo la situazione sia precipitata. Dopo averlo superato, mi sono fermato a un secondo stop, continua, e l'ho visto arrivare di nuovo dietro di me. Si è accostato, è sceso di corsa dall'auto e si è diretto verso la mia macchina. Ho alzato il finestrino e mi sono chiuso dentro, ma lui ha iniziato a urlare «Che cazzo suoni?». Poi ha cominciato a prendere a pugni la portiera con una violenza incredibile. Bloccato nel traffico, con veicoli sia davanti che dietro, lo studente non ha avuto alcuna possibilità di fuga. Ero paralizzato dalla paura, ha confidato. Ho visto il vetro frantumarsi in 1000 pezzi, la portiera piegarsi. Lui era una furia cieca. Gli ho chiesto scusa solo per farlo smettere, anche se non avevo fatto niente di male. Le parole del giovane descrivono un momento di terrore puro, un attacco improvviso e sproporzionato, in cui l'aggressore, fuori di sé, ha colpito ripetutamente l'auto con calci e pugni, fino a distruggerne parte della carrozzeria e dei finestrini. La scena si sarebbe svolta sotto gli occhi di altri automobilisti, testimoni dell'accaduto, che tuttavia non sarebbero intervenuti, forse spiazzati dalla rapidità e dalla violenza dei gesti dell'uomo. Dopo aver sfogato la propria rabbia, l'aggressore è risalito in auto e si è allontanato a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto non sono intervenute le forze dell'ordine nell'immediato, ma il giovane, sotto shock, ha successivamente chiesto aiuto ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. I medici gli hanno diagnosticato uno stato ansioso reattivo ad aggressione, con crisi d'ansia e panico, stabilendo una prognosi di 5 giorni. Le ferite fisiche non erano gravi, ma l'impatto psicologico dell'episodio è apparso evidente. Sono scosso, non riesco a togliermi dalla testa la faccia di quell'uomo, ha raccontato. Dovevo sostenere un esame all'università, ma non ce l'ho fatta. Mi tremano ancora le mani quando penso a cosa sarebbe successo se non mi fossi chiuso dentro. Il giorno successivo, martedì mattina, lo studente si è recato alla caserma dei carabinieri per sporgere formale denuncia. Gli investigatori stanno ora raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza della zona, con l'obiettivo di identificare l'aggressore, che al momento resta sconosciuto. L'episodio, accaduto in pieno giorno e in una strada trafficata, ha suscitato sconcerto tra i residenti della zona e riacceso il dibattito sull'aumento degli episodi di violenza legati alla circolazione stradale, spesso scatenati da futili motivi. Un colpo di clacson, un gesto di ordinaria prudenza, si è trasformato in un detonatore di furia. Quell'uomo era una furia, urlava e ha mandato i vetri del mio mezzo in frantumi, ha detto ancora il giovane, la voce incrinata dalla paura, ma anche dalla rabbia per l'assurdità di quanto vissuto. L'uomo, dopo aver aggredito e danneggiato l'auto, si è dileguato, lasciando dietro di sé una scia di vetri rotti, la carrozzeria piegata e un ragazzo in preda al panico. Le indagini proseguono con l'ipotesi che l'aggressore possa essere identificato nelle prossime ore. La violenza esplosa da un semplice suono di clacson ha mostrato quanto fragile possa essere l'equilibrio mentale di alcune persone, compromesso forse da problemi personali.
Forse dalla tensione esasperante del traffico, in un periodo in cui la viabilità fiorentina è totalmente sconvolta da una quantità eccessiva di cantieri e regole volte a scoraggiare l'uso di mezzi privati a motore, forse da un mix di tutte queste cose.